Ciao ragazzi, sono Francesco Zanella. In qualità di chitarrista ho bisogno di strumenti veramente affidabili, in modo da convogliare ogni singola goccia di energia che si genera durante uno spettacolo live dallo stage al pubblico e viceversa. Di solito quando suono sono molto concentrato sulle parti che eseguo e non posso avere noie del tipo, oh mio Dio, il cavo sta facendo rumore, piuttosto che il pedalino non è connesso bene e cose di questo tipo. Ecco perché uso principalmente i magnifici cavi Reference RIC01R. Questi li uso per tutto il cablaggio del mio setup, quindi dalla chitarra verso la pedaliera, in cui ogni singolo effetto per chitarra è collegato tramite le patch dello stesso tipo, RIC, e verso l'amplificatore. Questo fenomenale cavo RIC01R è l'unico che mi permette di avere una trasparenza di tono e la minor quantità possibile di perdita di segnale. Comprai il mio primo reference 5 anni fa e appena lo collegai verso l'amplificatore fui sbalordito. Dissi, wow, chi è che sta suonando dietro di me? Mi girai, ovviamente non c'era nessuno, però il suono che uscì dall'ampli era veramente fenomenale. Era come se due o tre chitarristi suonassero nello stesso momento. Il reference RIC01R può apportare al tono veramente una corposità, una grandezza, una potenza di suono dritto in faccia e veramente un'infinità di sustain. In definitiva io lo raccomando a coloro che suonano rock and roll, blues rock, fusion, heavy metal e vediamo adesso brevemente la scheda tecnica. Il fantastico RIC01R esiste con due tipi di connettore, Amphenol e Switchcraft. Per quanto riguarda l'Amphenol, la punta è costituita in un unico pezzo, in modo da garantire la massima conducibilità del segnale. Il corpo è in nickel satinato e la parte finale in PVC morbido. Per quanto riguarda lo Switchcraft, la punta è sempre costituita da un pezzo unico e il body è in nickel satinato. Il conduttore interno è in rame solido. L'isolante è costituito da polietilene, ha due tipi di schermatura, la prima in PVC e la seconda in rame stagnato a spirale. La copertura è in PVC e il colore è un bellissimo rosso lucido. Esiste in diverse lunghezze, a partire da 4,5 metri fino a 15 metri su richiesta. Sentiamolo in azione. Eseguirò un breve riff che tutti conoscete, in modo che vi concentriate sul suono del reference e non sulla musica, e un breve estratto da un brano che si chiama Paraffin Lips, di un amico che si chiama Joe Desglows, con il quale sto lavorando attualmente. Ci troviamo di fronte alle due forme d'onda appena registrate. La prima in giallo in alto è il reference, mentre la seconda viola in basso è il cavo comune. Vediamo che le due forme d'onda sono abbastanza simili, però c'è qualche piccola differenza qua e là. Quindi ti faccio sentire il reference per primo.
Ecco, senti come puoi cogliere ogni pronuncia, ogni intenzione di questo solo. Ascoltalo in cuffia o tramite monitor per cogliere la qualità reference al meglio. Adesso ascoltiamo il cavo comune, ti apro la traccia. Ecco, qui l'intenzione c'è, però manca quella componente in più, quella marcia in più che solo un cavo RIG01R della reference può dare. Quindi la domanda è perché sacrificare il proprio sound per risparmiare qualche euro. Sentiamo a questo proposito di nuovo il reference. Ti apro la traccia. Fai attenzione che il V-meter, il reference arriva fino a fine corsa, fino al massimo della sua potenzialità, mentre il cavo comune dà solo fino a metà purtroppo. Quindi io in definitiva preferisco l'affidabilità e la qualità di reference. In definitiva fateci una prova, includetelo nel vostro rig come ho fatto io e vedrete che il risultato del vostro tono sarà veramente cresciuto a livello esponenziale. Per concludere, reference, finalmente il suono delle mie mani.